Hi folks, io sono Simo Drive e questo è un video in collaborazione con Auditorium Lab. Ciao a tutti, questo video è in collaborazione con Auditorium Lab, come ho già detto, che mi ha dato una grande mano e mi ha fornito un po' di materiali che vi farò vedere in questo video e in un prossimo video che uscirà successivamente. Adesso vi voglio far vedere tutta la parte di cavi. Questo è il loro cavo in commercio ed è un normalissimo cavo audio per collegare strumenti a impiantistica e ai vari amplificatori. La caratteristica fondamentale però è che è un cavo di alta qualità, ovviamente, di solito il musicista, mi ci metto in mezzo anch'io, tende a trascurare la parte di cavi, molte volte io stesso prendo dei cavi da pochi soldi, sperando che tanto in un modo o nell'altro reggano, ma devo ammettere che da quando mi hanno mandato questo non ho più usato altri cavi praticamente, perché oltre ad essere un cavo di alta qualità è fatto con una doppia schermatura. Fondamentalmente questo riduce di tantissimo, praticamente del 90%, il rumore che avviene quando per sbaglio si tocca il cavo in maniera molto forte o comunque si strattona, ecco, lo strumento e di conseguenza anche il cavo che è attaccato. L'ho notata la differenza perché io sono una persona estremamente sbadata, soprattutto quando utilizzo i cavi, molte volte nel montare e smontare l'attrezzatura faccio dei danni e di conseguenza ho notato veramente tanto questa differenza avendo questa doppia schermatura. La prima, che è con un semiconduttore in PVC, praticamente riduce del 95% e la seconda ovviamente fa tutto il resto. Oltretutto è anche dotato di connettori Amperol placcati in oro che sicuramente danno un tocco di qualità al cavo in sé. Ci sono di varie dimensioni, questo ad esempio che mi hanno dato a me è di 6 metri, c'è anche da 6 metri e mezzo e da 4 se non mi sbaglio, ma vi lascio in descrizione per chi fosse interessato il sito dove andare a vedere tutti i prodotti. Io poi farò un secondo video dove parlerò anche del loro prodotto di punta, che è l'interfaccia audio Native Sound, utilizzabile per chitarra, basso, tastiera e fisarmonica. Per ora ci sono queste 4, vi invito ad andarla a vedere. E niente, vi faccio sentire subito qualche differenza col rumore. Ad esempio, questo è il risultato che si presenta quando, strattonando il cavo dell'auditorium, si prova a sentire un po' di rumore di sottofondo. Ho tenuto un preset dell'amplificatore, nel caso per chi fosse interessato per capire bene cosa sto usando. Ovviamente come setup c'è una Gibson Les Paul e un Mustang 3 della Fender. Come setup ho tenuto un preset nell'amplificatore che va ad esaltare medi ed alti, di conseguenza si sente meglio se avviene un rumore molto forte causato da uno strattonamento. Questo è il rumore che si sente di fondo se io provo a muovere il cavo. Questo è l'unico rumore che si sente perché c'è un delay attaccato al setup, ma se ad esempio vado a inserire un suono standard, quindi senza effetti ma solo con un po' di riverbero, questo è il suono che si sente. Praticamente nulla. E non è da poco questo discorso, soprattutto perché può capitare che muovendosi per il palco quando si è a suonare si strattoni il cavo, non si sappiano bene le distanze, non si conosca la profondità alla quale si è rispetto all'amplificatore, di conseguenza possono capitare situazioni spiacevoli. Vi faccio sentire la differenza con un normalissimo cavo da 10 euro acquistato in negozio. Ovviamente utilizzo gli stessi preset che ho utilizzato precedentemente, quindi ora vi faccio sentire la differenza muovendo il cavo con il preset che esaltava i medi e gli alti. Sentite? Questo è un rumore di sottofondo tipico di quando il cavo gratta. Ritornando all'altro jack, ovviamente devo anche dire che c'è una resistenza non indifferente, perché tante volte mi è capitato di rompere il collegamento all'interno del jack e di conseguenza di buttarlo via. Invece in questo caso ce l'ho ormai da diversi mesi, quasi un anno, e praticamente lo uso sempre perché è indistruttibile. L'avrò calpestato e malmenato in tutti i modi,
però è ancora lì. Sicuramente è un prodotto di alta qualità, di conseguenza di una fascia alta anche di produzione. Vi consiglio di andarlo a vedere perché è veramente un ottimo cavo. Intanto andate a vedere anche, se vi fa piacere, le interfacce Native Sound. Ci sarà una seconda parte di questo video dove parlerò proprio di quelle, vi farò sentire sia sul pianoforte che sulla chitarra quali sono le differenze fondamentali e la funzione precisa di quell'interfaccia. E niente, vi saluto, grazie per aver visto il video e andate sulla pagina di Native Sound, vi lascio tutto in descrizione e ci vediamo nella seconda parte. Seguite il canale Simo Drive.